Quando dormiamo in macchina sogniamo di più, come se il viaggio del giorno continuasse anche nella notte, forse perché il mezzo che ci porta in giro per l'Australia è anche la nostra camera da letto, oltre a essere la cucina e anche un comodo salotto. Sì, sta camperizzazione stavolta ci è venuta la meraviglia, minima spesa e massima resa. O forse perché viaggiare così un po' ti disorienta sempre, anche quando lo fai da anni. Ogni tanto mi sveglio la mattina e per i primi minuti non mi ricordo nemmeno dove siamo parcheggiati, poi torna tutto chiaro, tipo oggi fa caldo già alle 6 e si sente il mare in sottofondo. Benvenuti a bordo di Orietta, siamo a Mandurah stamattina, ci siamo accampati davanti a una bellissima spiaggia. Stanotte abbiamo usato la solita tecnica della zanzariera con finestrino abbassato, ha fatto entrare un bel po' di aria. Stamattina faceva quasi freschetto, ci siamo messi pure la copertina. Siamo tornati questa nottata in spiaggia, c'è qualcuno che alza il dito là dietro. Scusa, ma stamattina che c'hai, Angela? Sono carica stamattina, hai visto? Ma com'è? Non lo so, ho dormito bene, stanotte sono super carica stamattina. Tu invece ti vedo un po' KO stamattina. Mi sono messa in tenuta da vado a fare il bagno, anche se già tutti sappiamo che arriverò fino al massimo alle ginocchia, l'acqua alle ginocchia, e tornerò indietro. Questa è la spiaggia dove abbiamo dormito stanotte, si chiama Silver Sand Beach, cioè la spiaggia dalla sabbia d'argento. È una delle spiagge più grandi qui di Mandurah e la città si trova proprio qui dietro. Qui sullo sfondo si intravede uno dei centri turistici più grandi su questa costa. Devo ammettere che non è niente male sta cosa che ti svegli e sei già al mare, quindi adesso andiamo a fare il bagno, andiamo insieme ragazzi, affrontiamo insieme questo mare pieno di insidie, pieno di squali. Sentiamo com'è l'acqua. Oddio, è ghiacciata, è freddissima. Non si direbbe vedere i bambini qua che nuotano anche se loro hanno una muta e io sono col costume. Ah, madonna, è gelata, congelata. Ok, alla fine opto per la doccia, va? Che è meglio. Buongiorno anche da me, non ho potuto fare altro che svegliarmi a un certo punto perché è arrivato un caldo allucinante. Abbiamo messo anche un telo qui davanti a Orietta, ma fa caldissimo, non c'è niente da fare. Buongiorno anche a Orietta che abbiamo parcheggiato qui ieri sera, un posto che abbiamo trovato un pochino, sta facendo una ricerca un po' underground, non so come dire. Non sono tornati anche i tucani qui, stamattina siamo pronti perché siamo proprio fronte spiaggia. Ecco, la questione del parcheggio adesso è un pochino più complicata qui in Australia perché è arrivata l'estate, la vera e propria estate australiana, e quindi sono praticamente tutti in giro. Tanti posti dove si può parcheggiare d'inverno australe, quindi la nostra estate, non sono più disponibili perché ci sono diversi divieti, i ranger controllano molto di più e poi fanno le multe, quindi bisogna stare molto attenti, ci sono tante regole. E noi qui alla fine abbiamo trovato questo posto dove non c'era nessun cartello di divieto, abbiamo visto un paio di macchine parcheggiate e alla fine hanno detto ci mettiamo qua. Questo posto non è segnato su nessuna applicazione, quindi adesso bisogna avere un pochino più di fantasia secondo me per trovare posti dove dormire. In questa inaspettatamente fresca mattinata australiana il termometro tocca soltanto i 39 gradi e quindi noi affronteremo con nonchalance la camminata che ci porterà alla particolarità di Mandurah. Devo aggiungere l'H. Di Mandurah. Che non sono i serpenti disegnati in terra, vero? C'è qua pure per terra, non solo in alto i cartelli, anche per terra, capito? Sì, dappertutto, ne ho già visti un paio di questi cartelli. Ecco, stiamo andando quindi a vedere i giganti di Mandurah, che non sono i serpenti, ma ben altro. Avete presente quando cuoce l'orizzonte? Vedi che cuoce, proprio che sale il calore. Eccolo qui, il gigante di Mandurah, uno dei 5 giganti. Questo è rivolto verso il mare con le gambe incrociate. Sono i protettori della terra, questi giganti, ognuno rappresenta un sentimento diverso. Sono stati realizzati da questo autore danese, Dambo, che li ha costruiti nel 2022 e sono sparsi in tutta quest'area, l'area di Mandurah. Ce ne sono 5 in città e forse un sesto che si dice sia scappato a Perth. Tutti questi giganti sono stati fatti con materiale riciclato. Qui abbiamo del legno, delle botti e questo gigante ha anche la barba che è stata fatta con dei bastoni di legno e sono tutti quanti alti almeno 5 metri. Quindi Angela, mettiti accanto. Io sono 1,70. Io sono 1,70 e questo è il gigante. Fortuna c'è una doccia in qualsiasi parcheggio. Primo gigante andato, oggi è uno di quei giorni in cui ringraziamo Orietta di avere l'aria condizionata.
condizionata. Bellissimo, bellissimo, veramente. Abbiamo visto tante macchine e alcune non ce l'avevano. Sì, ci stavo pensando proprio adesso. Ti immagini avessimo comprato una macchina senza aria condizionata? A quest'ora probabilmente stavo piangendo, non lo so. Invece no, Orietta ce l'ha, funziona molto bene, quindi adesso andiamo a vedere il prossimo gigante. Sono sparsi lontani l'uno dall'altro perché il prossimo è a 13 km. Il prossimo gigante di Mandra si trova all'interno di questa riserva che si chiama Marly ed è proprio in mezzo al bosco. Quindi adesso ci facciamo questa passeggiata. Sembra un po' di essere al parco di Verdello, ma versione australiana. Questo proprio non me lo ricordava, devo dire, zero. E siamo finalmente arrivati ai piedi di questo gigante, un gigante che si attacca all'albero da questo lato con la mano sinistra, e anche questo enorme. Questo sono io e questo è lui. Questa è Angela che non ce la fa più perché è stata una camminata lunghissima. Sì, c'è tutto il sentiero che ti manda in giro per il bosco prima di arrivare qui a questo gigante. Tipo labirinto. Hai visto che hanno usato i bancali per fargli l'editone dei piedi? Guarda, da qua si vede meglio. Guarda, questo è un bancale, l'hanno tagliato, gli hanno fatto l'unità dei piedi e ci sono anche i dettagli perché qui gli hanno fatto le unghie, gli hanno scavato tutte le unghie, ma anche la faccia con tutti i denti. Tutta super dettagliata. Anche addirittura una collana che hanno fatto con tipo delle enormi pignazze. Siamo tornati alla spiaggia per usufruire di queste belle panchinazze all'ombra. Fa un caldo apocalittico, Angela si è appena andata a fare una doccia rinfrescante. È l'unico modo per sopravvivere oggi, cioè farsi la doccia, uscire, fare, disfare. È entrata la crema solare negli occhi. Come sempre, praticamente è una regola questa. E ci stiamo facendo una bella frittatona qui, frittatona senza cipolle, solo frittatona, pane e poi abbiamo un pesto. Le carote, che è l'altra certezza australiana, cioè negli occhi e le carote sono la certezza. Le carote ci sono sempre, facciamo frittata di carote. No. Risultato finale, frittata con le carote, le olive, del pane che vabbè è scaldato un po' male. Qua abbiamo il pesto che butteremo sul pane così. Ma se mettessimo una fetta al sole secondo me si cuoce. Si cuoce facile. Ma intanto abbiamo un po' di spettatori che stanno aspettando, mi sa, i resti. Pressione psicologica questo. Momento benzina. Che succede? Fa uno strano rumore. Vabbè, stiamo facendo benzina perché abbiamo deciso di ripartire e fare un bel po' di chilometri, perché abbiamo guardato le previsioni meteo e abbiamo scoperto che in questi giorni, nei prossimi giorni, la zona centrale sarà più fresca di quella fuori. Quindi gira il mondo al contrario e quindi abbiamo deciso di fare un bel po' di chilometri e di entrare verso l'interno. La nostra destinazione finale di questi 2 giorni, credo ci metteremo, sarà Kalgoorlie, ma ci fermeremo a metà strada oggi perché comunque sono tantissimi chilometri, sono quasi 600 chilometri. No, adesso 600. Adesso ho messo il pagamento sul cellulare, molto facile adesso, perché la nostra carta ogni volta che proviamo a pagare andiamo lì e non funziona il chip. Sì. Invece col cellulare adesso funziona tutto. C'è una cosa che si fa da circa 10 anni, tu sei felice oggi? No, perché facevo fatica ultimamente, non riuscivo a collegare la carta al Google, come si chiama? Wallet. Invece adesso ce l'ho fatta finalmente dopo tentativi e tentativi, quindi adesso niente, non c'entrava niente, vero? Assolutamente no, ma va bene così oggi. Ci siamo fermati davanti a questo negozio che in realtà è un museo, o forse era un museo, infatti anche è andata a informarsi, il museo della fotografia e mi sa che è chiuso da mo'. È chiuso, no, è aperto. Ah sì? Però dice che apre la settimana prossima. Ah ok, no perché qua sembra un po' tutto abbandonato. Non so da quanto c'è scritto next week però. Magari essere un po'. nel 2008. La strada che stiamo percorrendo adesso si chiama la Great Eastern Highway, cioè la strada principale che dalla città di Perth si addentra verso est e raggiunge la città più grande che è Kalgoorlie. Sono chilometri e chilometri di strada in mezzo ai campi di grano e da questo lato invece c'è tutta la ferrovia che corre proprio lì dietro a un binario unico.
Cambio la guida, siamo scesi, siamo stati attaccati dalle mosche, abbiamo fatto la dronata su questo lago assurdo, bellissimo, non ce lo aspettavamo così carino, anche perché non è in teoria un'attrazione da vedere, ma l'abbiamo visto in lontananza. Adesso c'è Angela che ci sta portando da qualche parte e ci vuole dire qualcosa con un momento, Angela, diciamo così. Ma davvero? Sì, così lo vuoi? da driver. Allora, quello che volevo dire è che questa regione, che si chiama Wheat Belt, è una delle regioni del Western Australia. Stai vibrando come la... devo fare due cose insieme, non è Vai. semplice. Si chiama Wheat Belt, che significa cintura di wheat, che è... grano, cintura ecco. di grano. Cintura di grano, perché questa regione è talmente grande che va dal mare, e quindi l'economia della zona costiera si basa principalmente sul turismo. La parte centrale invece l'economia è basata appunto sulla coltivazione del grano, quindi tutta quest'area, anche quella che stiamo attraversando adesso, ci sono dei campi di grano a perdita d'occhio da un lato e dall'altro. Momento perfetto per fare un mini momento Angela con tutti i piatti qua che si muovono. Sì, già l'audio è fantastico, direi. Così invece... I treni sono infiniti, sono lunghissimi, non è ancora finito. Abbiamo visto questo simbolo che ci indica un'attrazione turistica ed eccola qui, sono questi silos che sono un po' il simbolo di quest'area e perché contengono tutto il grano che viene raccolto in tutta questa zona. Alcuni di questi sono stati abbelliti con questi murales. Intanto le mosche sono arrivate, immediatamente scappiamo! Siamo arrivati a Merredin, che è uno dei centri principali di questa cintura del grano. Questa è la via centrale, tutto succede in questa via. La maggior parte dei negozi sono chiusi in questo momento, sono le 5 passate. Questa è la strada principale e adesso continuiamo il nostro percorso. Pensavamo di trovare un centro un pochino più grande, invece è molto piccolo, quindi mi sa che continuiamo ancora un po', anche se oggi abbiamo già fatto quasi 300 km. Passando abbiamo visto questa locanda che è tipo pub, ma ci sono anche le camere sopra, probabilmente ospitavano le persone che lavoravano qui in zona, e lì dietro poi c'è proprio la scritta taverna, tavern, su quel tetto in lamiera, tutto molto particolare. Il sole è appena andato giù e noi abbiamo trovato il posto per dormire, che è il posto perfetto. Arriva un'arietta fresca nel deserto australico. Abbiamo perso 20 gradi, cioè mi sono messa i pantaloni, fa quasi freschetto adesso. Abbiamo trovato questo parcheggio, guarda qua, terra rossa sotto le piante. In sottofondo, oltre alle cicale, si sente il treno, senti? Eccolo. Sta passando qua dietro proprio. Ah, ce l'abbiamo dietro? Ce l'abbiamo dietro, siamo da soli in questo... Ma che scena australica, Angela! Mega campo, incredibile, enorme, da soli, ma di là in realtà c'è un po' di vita. Ci sono i bagni in quella struttura qui grigia, tipo container qua, e questo invece da questa parte è un benzinaio. Andiamo a fare un giro perché tipo sembra un luogo di quelli proprio da Wild Western Australia. Esatto. Praticamente siamo dietro questo distributore Perris, che adesso è chiuso in questo momento. Cioè, se passasse adesso una balla di fieno rotolante, cioè non avrei niente da dire. No. O un emu che saltella, o un canguro. La strada principale è quella lì. Come vedete è molto trafficata. Trafficatissima, un traffico proprio fastidioso. Mi fa strano sentire questo suono, le cicale così, la mia voce che risuona così forte in questo silenzio totale. Là ci sono dei giochi per i bambini, ma quali bambini? Questa è una bella domanda. Per fortuna però c'è una bellissima cabina telefonica, i bagni dietro, e siamo a quello che si chiama Pioneers Park, cioè il parco dei pionieri di Bodallin. Allora, per pionieri si fa riferimento ai primi uomini che hanno deciso di avventurarsi in mezzo a queste terre, lasciando Perth per chilometri e chilometri, perché erano alla ricerca dell'oro. Interessantissimo. La corsa all'oro, trovare miniere d'oro in questa zona. Infatti in fondo alla strada, quindi a Kalgoorlie, siamo a metà adesso, quindi tra 300 km circa,
ci sono proprio le antiche miniere. Quindi domani andremo a vedere delle miniere super interessanti. Questa cosa, cambio totale, siamo passati dal mare, dalla spiaggia, alle miniere nell'interno del Western Australia. No, devo dire la verità, ragazzi, la cosa si fa molto interessante, non vediamo l'ora di arrivare poi con questo fresco frizzantino. Vabbè, detto questo, però adesso è ora anche di mangiare qualcosina. Purtroppo non abbiamo la pisellata, io avevo proprio una voglia di pisellata stasera, perché il freschetto non li abbiamo trovati. Mentre qui fuori ci sono i versi più strani degli animali, qui dentro la ricettina di questa sera. Couscous! Aspetta che prendiamo la luce un attimo perché sennò non si vede bene. Via, sempre mezzi, super. Ti è andato di traverso, l'hai assaggiato. Vedi? Entra in gola! Ecco qua, couscous, olive, pomodorini e fagioli. Sì, non sono nascosti sotto. C'è tutto, adesso mischiamo tutto e si mangia. Alla fine Couscous, nuova scoperta, rapida e veloce. è un altro modo di fare la fagiolata. Alla fine. Fredda però stavolta. Siamo ripartiti stamattina, ragazzi, dopo una bella notte fresca, abbiamo dormito molto bene, io sicuramente, Angela probabilmente un po' meno perché ha fatto dei sogni strani. Questa donna Mi hai salvato due volte stanotte dai miei sogni. Mi sono sognata prima che avevo dei ragni addosso e secondo dei serpenti, cioè sta cosa. Niente, Angela. I sogni sono le proiezioni delle nostre paure. In effetti devo dire che è stato proprio così. Stanotte è una notte agitata per me, ecco. Perché fondamentalmente eravamo in mezzo al nulla e Angela è molto sensibile a questa cosa dei ragni, le cose, e allora un po', però tutto bene, abbiamo dormito molto bene, non c'erano insetti, non c'era niente, tutto a posto. Comunque stamattina ci siamo svegliati presto e poi ci siamo messi subito in macchina. Dobbiamo fare 3 ore di macchina, tanto passa un road train alla faccia, e questo viene proprio dalle miniere di Kalgoorlie. Quindi abbiamo 3 ore di macchina adesso per arrivare a Kalgoorlie e insomma andare a scoprire qualcosa in più della storia di questo posto. E qua davanti a noi abbiamo qualcosa che ha molto a che fare con questa storia. Questo tubo ci accompagna praticamente da quando siamo partiti ieri. È un tubo che è lungo, pensate, 560 km ed è chiamata la Golden Pipeline, cioè la tubatura dell'oro, perché serviva per portare l'acqua dalla città Perth fino alle miniere di Kalgoorlie. Quindi 560 km di tubo lunghissimo, è stato costruito all'inizio del Novecento e in quel periodo era appunto una delle tubature più lunghe di tutto il mondo, una delle strutture più lunghe di tutto il mondo, perché riusciva a pompare l'acqua da un pozzo vicino fuori Perth fino appunto l'entroterra del Western Australia. Oh mamma, stavamo passando, abbiamo visto questo distributore di benzina, ma in realtà dietro, l'edificio dietro è tutto completamente andato a fuoco, bruciato. Guardate che impressione che fa sta scena. Su sta strada i road train sono ancora più grossi, cioè lunghissimi proprio. Ho paura, Lungo questa strada è divertente vedere da che lato è il tubo, perché passa un po' a destra, un po' a sinistra, un po' scompare sotto, un po' risale, quindi lo vedi su e giù, e c'è un cartello che dice di segnalare eventuali perdite di acqua, perché è talmente lungo che c'è bisogno appunto che gli automobilisti o comunque quelli che guidano diano queste segnalazioni. Questo è il tubo visto da vicino, che è gigantesco, devo dire, passarci accanto, e rispetto a quello originale sono stati aggiunti dei pezzi per permettere anche ai villaggi su questa linea, sempre in questa zona, di ricevere l'acqua. Come risuona? Risuona, vero? Tantissimo! Ah! C'è un eco pazzesco, infatti
partire i cani, quanto... Sentili come si stanno scatenando. Ma dove siamo, ragazzi? Allora, siamo di fronte a questo Open Air Museum, cioè un museo a cielo aperto, e siamo nella cittadina di Coolgardie, che è molto simile come nome a Kalgoorlie, perché non siamo ancora arrivati, siamo a 40 km da Kalgoorlie, siamo a Coolgardie e questo è il museo, un museo che appunto ripercorre tutte le fasi della corsa all'oro che c'è stata nel Novecento, all'inizio del Novecento, e che continua tuttora. Ecco qua, infatti. L'unico rumore che c'è è questo, sono i road train che passano e che vanno verso Perth. Allora tu entri e già c'è una bella pepita d'oro in mezzo che ti fa subito capire tutta la situazione, e ci sono tutti questi macchinari che sono stati utilizzati in epoca passata appunto per cercare l'oro, per l'estrazione dell'oro. Tipo questa andava ad acqua, quindi con l'acqua che arrivava con quel famoso tubo che stiamo seguendo da un bel po', veniva utilizzata per sollevare dei pesi, quindi cose molto pesanti. E tutti questi, guarda, attrezzi qua in mezzo che ti fanno subito pensare a quei film, no? Sì, tantissimo. I cowboy Western che vanno alla ricerca dell'oro. Viene bene sto suono, devo dire. Questa statua di dromedario ci ricorda che i dromedari erano utilizzati moltissimo appunto nelle miniere di oro, e se vi ricordate ne avevamo parlato anche in un vecchio video del fatto che i dromedari sono stati importati qui dal Pakistan e dall'India. All'inizio non è andata molto bene, nel senso che molti sono morti, ma poi sono riusciti a creare un gruppo di dromedari e nell'outback australiano ci sono più di 1 milione di cammelli selvatici che vagano liberamente. Comunque la loro funzione appunto era quella di trasportare non solo le persone ma anche i carichi più pesanti. Dopo 600 km in 2 giorni siamo arrivati a Kalgoorlie. Ah, bellissime queste nuvolette d'acqua. Gardaland. Sì. Si sta da Dio adesso, ragazzi. Siamo in quella che è veramente un'oasi nel deserto, nel senso che questa cittadina, cioè, sorge nel mezzo del nulla da tutti i lati. 600 km da una parte, 400 fino alla costa dall'altro. E questo è praticamente ciò che è il centro principale di tutta questa zona. Vi ricordate, ragazzi, a Kota Kinabalu, quando abbiamo analizzato le magliette del souvenir shop per parlare un po' della storia del posto? Qua è la stessa cosa, fondamentalmente siamo di fronte a un souvenir shop e qua ci sono le magliette che sono veramente eloquenti. Allora, qui ci racconta un po' la storia, perché questa città è nata improvvisamente nel 1893 quando hanno trovato l'oro, una quantità di oro impressionante, una miniera che esiste ancora oggi, pensate, e si chiama Super Pit. Tanto che qua c'è un disegno, vedete, cercatori d'oro, e qua la miniera enorme, tanto che questa città è stata chiamata il Golden Mile, cioè il miglio d'oro, una delle città più ricche d'oro nell'intero mondo. 28.000 persone si sono trasferite qui agli inizi del Novecento. Oggi la città ne ha ancora di più, perché comunque continua a crescere, perché comunque nella zona sono state trovate varie riserve d'oro, quindi cresciuta improvvisamente hanno costruito tutto in pochissimo tempo. E guarda qua le magliette, cioè con 2 cercatori d'oro che hanno trovato la pepitona qua per terra, e poi da questo lato invece questa stampa su questa maglietta con tutta la miniera dietro. Ovviamente ci sono tutte le divise di sicurezza anche per bambini e questa invece è una magliettina sempre per bambini con un canguro, un emu che vanno a cercare oro. Qui ci sono anche tutte le foto dell'epoca, si vedono tutte le persone per strada, guardate che quanta gente c'è qua sotto, c'era persino un tram, tutte le carrozze trainate dai cavalli, cioè incredibile pensare dove siamo e come le persone siano arrivate fino qui. Questa è proprio stata chiamata la febbre dell'oro, mi ha fatto impazzire tutti, sono arrivate fino qui tantissime persone che fino a tempo prima non riuscivano neanche a sopravvivere in questa zona perché era difficilissimo, non arrivava nemmeno l'acqua. Guardate quanta gente per strada. Abbiamo trovato questo negozio che fa le famose pie australiane, prezzi super onesti, e allora quasi quasi assaggiamo un pochino
questa specialità, ecco, non è che sia proprio bellissima da vedere, ma ok. Hanoi. In the I know. north. It's very freezing. It's cold now, no? Yep, little bit now. Now it's a little bit cold. Yeah. We've been there last year for 1 month. Oh, It was freezing. Yeah, very Always cold. rainy. yeah, about 3 months. Same in here. Very cold, but this year not too cold. Proviamo la pie che ha cucinato la signora vietnamita, fantastica, stupenda. Che roba, ragazzi, la nostra prima paia australiana. Cioè noi siamo a Calgary, nel bel mezzo del nulla, in mezzo al deserto, con le miniere d'oro, c'è la signora vietnamita che ha fatto le pie e questa è la nostra prima pie australiana. Costa 3 euro. Abbiamo preso, sì, buon poco prezzo. comunque, sì. Abbiamo preso pollo e verdure. Ah, la signora ci ha fatto lo sconto di $1. Sì, è vero, certo, perché 4,50. costava 5,50, cioè vabbè 4,50 perché amate il Vietnam. Cioè, Vabbè. Le abbiamo mostrato il nostro amore per il Vietnam. Questa è la pie all'interno, chicken, quindi pollo e verdure. Quindi ce la Cioè, assaggiamo. tipo una besciamella dentro, Sì. sembra, perché è Sì, sì, besciamella sì. cremosa. È una bella bombetta. Ma da vedere non è che sia al massimo, vabbè. posso dire l'interno. Ma è il motivo per cui è la prima volta che la assaggiamo, non è che stavamo proprio morendo, però ci sta. Abbiamo preso anche una versione light, perché in genere è con la carne di manzo. Buona? Ti piace? Tipo uno zuppotto. Si è bloccato. È tipo uno zuppotto denso dentro una pie. E questa è tipo anche come si chiama? Sfoglia? No, non è sfoglia, guarda com'è. Che cos'è questa? È una pasta frolla, salata. Sì. Può essere, sì. Ma è buona. Vabbè. Crunchy. Mezza più che sufficiente? Più che tu. E qui a Calgary si può bere direttamente dalla borsa del signor Hannan, che è colui che nel 1893 ha scoperto l'oro in questa città. Quindi a lui hanno dedicato questa statua barra fontana. È ancora calda l'acqua, devo aspettare, possiamo farci la pasta però. Qui sembra un po' di trovarsi a metà tra un film e Gardaland, cioè una città costruita apposta. In realtà molti degli edifici che vediamo ora sono quelli che in origine avevano altre funzioni, adesso sono bar e ristoranti, ma all'inizio li avevano costruiti tutti molto velocemente con la calaverite, che è questa pietra che avevano trovato in grande abbondanza qui, che chiamavano l'oro degli stolti. Quindi presero questa pietra, costruirono tutti gli edifici. Dopo 2 o 3 anni però si resero conto che dentro la calaverite c'era l'oro, quindi buttarono giù tutti gli edifici che avevano costruito per estrarre l'oro e li costruirono di nuovo da capo. Pensa Quindi, che roba. lavorone, che roba. Quindi è bellissimo perché vedi proprio tutta la città in costruzione dal nulla a quello che è stato creato. Comunque ragazzi, nel centro di questa cittadina che è super interessantissima e domani la esploreremo di brutto, quindi vi aspettiamo anche nel prossimo video. Noi vi salutiamo e quindi ragazzi grazie mille per aver visto il video. Se volete iscrivetevi al canale, lasciateci un messaggio, mandateci dell'amore. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi. Ciao.